Salve a tutti, siamo qui oggi con il portavoce del Movimento Trieste Libera, Roberto Giurastante, per parlare di inquinamento, in particolare del sito di Monte d'Oro, che consiste in un enorme deposito sotterraneo di carburanti, abbandonato e pericoloso, e già in passato denunciato dall'associazione ambientalista Green Action Transnational. Il Movimento Trieste Libera sta nuovamente documentando la scandalosa situazione di inquinamento ambientale di cui nemmeno le autorità preposte alla sicurezza e alla salute pubblica dà spiegazioni. Chiediamo quindi a Roberto Giurastante qual è la situazione attuale. Beh, certamente critica, in quanto si sta parlando di un'area molto vasta che si trova sulla sommità della collina di Monte d'Oro, che divide i comuni di Muggia e San Dorigo della Valle, quindi al confine meridionale della zona del territorio libero di Trieste, e appunto area che è stata utilizzata per la realizzazione di depositi militari nella seconda guerra mondiale, che sono stati poi utilizzati anche al termine della guerra, e quindi per quale depositi strategici e successivamente poi anche convertiti all'utilizzo civile. Ed attualmente non ancora bonificati? No, si sta parlando innanzitutto di 14 cisterne che sono state realizzate interrandole nella collina di Monte d'Oro per un volume di 400 complessivo, 438 metri cubi di capacità, e depositi quindi che servivano per i rifornimenti delle forze armate, e poi successivamente anche quali depositi civili, e al termine sono stati della loro vita operativa alla fine degli anni 70 e all'inizio degli anni 80 sono state utilizzate come depositi per rifiuti industriali. Quindi in realtà in quella collina abbiamo un concentrato di inquinamento che appunto si è protratto nei decenni e che va dagli idrocarburi ai rifiuti pesanti, ai rifiuti tossico-nocivi industriali, e che comunque hanno contaminato pesantemente l'intero ambiente. Le cisterne si trovano a varie profondità nella collina e si trovano in presenza, e questo è anche preoccupante, dell'acquedotto comunale del comune di Muggia, che appunto passa con le sue condotte proprio in mezzo a questa collina purtroppo devastata per motivi strategici da parte dello Stato italiano. Il Movimento Trieste Libera quindi proseguirà con le perlustrazioni dei siti inquinati e porterete avanti questa azione attualmente? Sì, ma innanzitutto consideriamo che quest'area è un ex demanio militare, che poi è diventato demanio del praticamente territorio libero, ma attualmente nessuno ne vanta la proprietà, in quanto dovrebbe procedere alla onerosa bonifica, e stiamo parlando di una bonifica che consisterebbe praticamente nella inertizzazione prima dei depositi delle cisterne, poi nel loro asporto, e poi nell'asporto anche di tutto il terreno circostante. Praticamente dovrebbe essere scavata per metà questa collina, e l'importo ovviamente è onerosissimo. Dovrebbero essere bonificate anche le falde, e dovrebbe naturalmente essere messo in sicurezza l'acquedotto, cosa molto difficile da immaginare in questo momento. E come in questo momento è difficile immaginare quali sono purtroppo le conseguenze, l'impatto sanitario che questo inquinamento ha avuto e sta continuando ad avere sulla popolazione residente dei due comuni, Muggia e San Dorigo della Valle, che purtroppo non sono stati tutelati dalle loro stesse amministrazioni pubbliche. Quindi questa è sicuramente la cosa più drammatica di questa triste storia di inquinamento ambientale. Bene, aspettiamo quindi le prossime documentazioni per informare i nostri cittadini.
Beh sì, certo, una delle cose che possiamo naturalmente già anticipare è che in quest'area, che si trova per dare maggiori informazioni proprio sopra ai depositi del terminale petrolifero della SIOT, in quest'area ci sono certamente anche altri inquinamenti determinati dalla presenza di ulteriori depositi di rifiuti, e il nostro movimento indagherà per verificare appunto quali sono i possibili rischi. Prossimamente daremo i primi risultati, e il territorio purtroppo di Trieste si conferma è stato devastato pesantissimamente da questa occupazione militare protratta per decenni e che purtroppo continua anche oggi. Ringraziamo Roberto Giurastante. Trieste Libera News ed il movimento Trieste Libera proseguiranno con le perlustrazioni dei siti inquinati, portando così a conoscenza i cittadini della reale e drammatica situazione in cui viviamo. Appuntamento alla prossima, grazie e ciao a tutti.